che bella questa mia gattona Sofì, questa compagna, la mia bambinella, è vero Sofì? Allora, insieme a Sofì oggi parliamo della teoria della definizione all'interno della logica aristotelica. Sofì, non vuoi stare? La facciamo andare. Che cos'è la teoria della definizione? Fate attenzione, la definizione di un termine. Abbiamo già visto la definizione di un termine, oltre a darti la definizione, ti dice anche che cos'è il TST, ti dice che cos'è il termine, qual è la natura del termine. Non si tratta solo di una definizione linguistica, ti dice che cos'è un ente, quindi ti dice qual è la natura dell'ente. Per Aristotele, lo vedremo in seguito, ciò che vale dal punto di vista del linguaggio vale anche dal punto di vista della realtà, dell'essere. Quindi dal punto di vista del linguaggio la definizione è appunto una definizione, ma la definizione ti dice anche nella realtà che cos'è il termine di cui hai dato una definizione. Quindi ti dice qual è l'essenza del termine, l'essenza dell'ente. Questo è molto importante. La definizione, il TST, che adesso vedremo come si realizza, ti dice anche che cos'è quella cosa in sé, cioè l'essenza. Per dire essenza, Aristotele usa una perifrasi un po' complicata, toti en einai. Lo so che può sembrare un pochino complicato. Toti en einai significa che cos'era l'essere. Questa è una traduzione corretta che è stata utilizzata recentemente da Berti. Io vi ho detto che la mia trattazione, la mia divulgazione di Aristotele fa riferimento all'interpretazione di Berti. Voi direte perché l'essenza di una cosa è che cos'era l'essere? Lo so che può sembrare strano. Ci sono diverse interpretazioni su questo, molti dicono che era non deve essere considerato nel suo significato temporale, ciò che era prima, d'accordo? Che cos'era l'essere significherebbe qualcosa del genere che cosa fa sì che un essere, o meglio un ente, sia proprio quell'ente e non un altro ente, d'accordo? Quindi comunque la definizione non ti dà solo una definizione linguistica, ma anche l'essenza, il totienenai, l'essenza di un termine, l'essenza dell'essere, dell'ente che corrisponde a quel termine, cioè il totienenai, il che cos'era l'essere, per quanto l'espressione utilizzata da Aristotele per dire essenza sia un po' complicata. Aristotele dice anche usia per dire essenza, però usia è ambiguo perché usia può significare anche sostanza, a volte viene tradotto come sostanza. L'essenza di un termine ti dà anche, attenzione, la finalità, la destinazione d'uso di un termine o dell'ente che corrisponde a quel termine. Quindi vedete, la definizione linguistica non è solo una questione logico-linguistica, mentale. La definizione linguistica dice del termine o dell'ente che corrisponde a quel termine cose che sono reali, perché in Aristotele pensiero e essere e pensiero sono la stessa cosa. Sono due dimensioni parallele, questo è il famoso panlogismo di Aristotele. Panlogismo significa che tutto è logica, pan vuol dire tutto, tutto è logica, cioè qualcosa che è vero nel pensiero, nella mente, nel ragionamento deve essere vero, deve accadere così anche nella realtà, deve essere vero anche nella realtà. Se una cosa funziona in un certo modo nella logica, nel ragionamento, deve funzionare allo stesso modo anche nella realtà, e se qualcosa è in un certo modo nella realtà, all'inverso deve corrispondere ad un contenuto di pensiero. E quindi e poi l'importanza del finalismo di Aristotele, che c'è dappertutto. Per Aristotele qualunque cosa non avviene per necessità o per caso, tutto ciò che esiste è direzionato verso un fine. Le cause finali sono le cause più importanti rispetto alle cause meccaniche o ad altre cause, vedremo. E quindi il che cos'è un termine, la definizione, ti dà l'essenza, ma quell'essenza ti dà anche la finalità del termine, dell'oggetto che corrisponde al termine. Per stabilire qual è la definizione di un termine,
Aristotele nei Topici, questo avviene nell'opera dei Topici, usa i quattro predicabili, la teoria dei quattro predicabili. Un soggetto può avere quattro tipi di predicazione, cioè ci sono quattro tipologie di predicazioni che noi possiamo dire di un soggetto, d'accordo? Questi quattro predicabili sono, attenzione, qui come anche nel sillogismo, come altrove, io do una trattazione, io do una spiegazione semplificata, o meglio, non proprio semplificata, ma adattata di Aristotele. Aristotele non dice esattamente quello che dirò, non usa esattamente le parole di quelli, anche nel sillogismo, perché sarebbe troppo difficile dire come dice Aristotele. Noi spesso spieghiamo Aristotele sulla base di quelle le spiegazioni che poi saranno i logici medievali che lo interpretano, quindi questa è una versione semplificata, attenzione, di quello che dice Aristotele. E i quattro predicabili di un soggetto possono essere un genere, una specie, già abbiamo visto che cosa sono, un proprio e un accidente, e anche qui abbiamo già visto che cos'è l'accidente. Immaginiamo di voler dare la definizione del termine uomo. Abbiamo visto non è solo la definizione linguistica, la definizione di un termine, la definizione corrisponde anche nella realtà all'essenza, alla finalità e alla destinazione d'uso dell'ente uomo rappresentato semanticamente dal termine uomo. Il genere di uomo, abbiamo visto uomo, secondo Platone, vi ricordate, uomo è in plume, e poi in plume è una specie del genere più alto, bipede e così via. Aristotele non è d'accordo. Secondo Aristotele il genere che viene subito prima, più subito sopra della specie uomo è animale. Quindi il genere di uomo è animale. Nelle colonne o nell'albero ramificato che abbiamo detto prima possiamo rappresentarlo così. Animale, ok, l'animale è il genere che può essere diviso in tante specie che noi scriviamo sotto perché i termini più particolari li scriviamo sotto, i termini più generali. Quindi animale è l'uomo, ma ci sono, attenzione, anche altre specie che partecipano del termine del genere animale. Cioè animale è il genere, può essere diviso in tante specie: uomo, gatto, cane, cavallo. Sono tutte specie del genere animale. Quindi il genere è animale e il genere entra nella definizione, come abbiamo già detto prima. Il genere è animale, però anche animale può essere la specie, l'abbiamo visto, di qualche altro genere, per esempio essere vivente. L'essere vivente insieme ad altre specie come il non vivente può essere a sua volta, e il genere di animale può essere la specie di qualche altra cosa, per esempio di essere, d'accordo? Oppure magari nel caso di Aristotele, vedremo poi perché, invece di essere possiamo scrivere sostanza, e ci sono tante altre sostanze oltre a essere vivente. La specie di sostanza non è solo essere vivente, è anche non vivente è un'altra specie del genere sostanza. Allora, che cosa dice Aristotele? È una cosa molto facile, un po' come Platone. Per ciò che entra nella definizione è soltanto il genere prossimo, cioè il genere più vicino a uomo, quello che sta immediatamente sopra, ok? Anche gli altri sono generi di uomo. Io posso dire infatti l'uomo è un animale, l'uomo è un essere vivente, l'uomo è una sostanza, ok? Però io prendo tra tutti i generi possibili solo il più prossimo, capite? Cioè il più vicino al termine uomo, il genere da cui, dividendo, io ottengo la specie uomo. Quindi diciamo che nella definizione il genere si trasforma in genere prossimo. Il primo elemento della definizione di uomo è il genere prossimo, il genere più vicino alla specie uomo. Quindi animale, non essere vivente o sostanza o cose del genere. E il genere prossimo per definire uomo non basta, perché abbiamo visto ci sono tante altre specie del genere uomo.
Se io dico la definizione di uomo è animale, uno potrebbe dire non basta, perché allora anche gatto è animale. La definizione di uomo è animale non è possibile perché esistono altri animali, c'è altre specie dello stesso genere animale che non sono uomo, ok? Quindi animale non basta nella definizione, perché animale è come predicabile, il genere è il primo dei quattro predicabili, ok? Il genere diventa il genere prossimo, ma comunque il genere prossimo è più esteso della definizione che noi vogliamo trovare, ok? L'insieme animale, questo qua, contiene al suo interno l'insieme uomo, però contiene al suo interno anche altri tanti altri insiemi che sono specie dello stesso genere animale come specie uomo. Quindi animale, cioè il genere prossimo, attenzione, è più esteso della definizione che vogliamo trovare. Per precisare e completare la definizione noi abbiamo bisogno del secondo predicabile, cioè della specie, perché, attenzione, la specie è coestesa alla definizione. Cioè, mentre il genere prossimo, in questo caso animale, è più esteso rispetto a uomo, l'abbiamo visto, la specie qual è? Uomo, corrisponde alla definizione che noi vogliamo trovare, ok? Quindi animale è più esteso del termine uomo, mentre invece la specie è coestesa, cioè ha la stessa estensione del termine uomo, della definizione che noi vogliamo trovare, d'accordo? Allora, la specie abbiamo visto è uomo. Allora voi direte, ma allora la definizione di uomo è animale uomo, ma non è un po' ridondante, è pleonastico, no? Che senso ha dire che la definizione di uomo è animale uomo? E insomma è una ripetizione assurdo. Allora anche la specie, così come il genere si trasforma in genere prossimo, attenzione, la specie si trasforma in differenza specifica. Cioè, per completare la definizione, io non devo ripetere che l'uomo è animale uomo, che l'uomo è uomo. Qual è la specie dell'uomo? Uomo. Devo trasformare la specie in differenza specifica, cioè devo inserire un termine che rappresenta quella caratteristica che l'uomo, attenzione, ha di diverso rispetto alle altre specie dello stesso genere animale. Animale uomo, invece di uomo io devo trovare un termine che sia con precisione l'unica cosa che caratterizza davvero la natura umana rispetto al gatto, al cane e al cavallo. Quindi nella definizione entra il genere prossimo, quindi la definizione di uomo è animale, ma ci vuole un altro termine. Questo termine è la differenza specifica, cioè il termine che esprime, lo ripeto, la differenza tra l'uomo e le altre specie del genere a cui appartiene l'uomo insieme a queste altre specie. Che cos'ha l'uomo di peculiare, di differente per natura, di caratteristico rispetto al gatto, al cane e al cavallo? Aristotele dice che l'uomo è l'unico tra gli animali, cioè l'unico tra le specie che appartengono al genere animale che è razionale, che ha la ragione, che ragiona. Capite? E questa è la definizione. Invece di uomo, specie, di animale, deve inserire la differenza specifica e la differenza specifica è razionale. L'uomo è l'unico tra le specie del genere animale a essere razionale. Le altre specie del genere animale, gatto, cane, cavallo, rinoceronte, quello che volete voi, non sono razionali. Quindi animale razionale è la definizione di uomo. Non c'è nessun ente, nessuna classe di enti, nessun genere o specie che sia animale razionale. Quindi questa è una prima cosa, cioè attenzione, per avere la definizione ci bastano i primi due predicabili, genere che si trasforma in genere prossimo e specie che si trasforma in differenza specifica. Gli altri due, che comunque adesso vediamo proprio accidente, non concorrono alla definizione, non entrano nella definizione. La definizione di uomo è
animale razionale. Che cos'è il proprio? Il proprio è esattamente come la differenza specifica, qualcosa che è proprio dell'uomo e non degli animali, d'accordo? Per esempio, il proprio può essere homo ridens, soltanto l'uomo ride, d'accordo? E quindi ridente, mentre gli animali non ridono, oppure homo ludens, giocante, soltanto l'uomo gioca mentre gli animali non giocano, d'accordo? Oppure homo loquens, soltanto l'uomo parla mentre gli animali non parlano, parlante. Allora, voi direte, professore, qual è la differenza tra la differenza specifica e il proprio? Abbiamo detto che la differenza specifica è una cosa che solo gli uomini hanno e gli altri animali no. Solo l'uomo è razionale e gli altri animali no, ma anche il proprio sono cose che appartengono solo agli uomini e non agli altri animali. Anche solo l'uomo ride, solo l'uomo gioca, solo l'uomo parla. Perché allora il proprio è una cosa che non è la differenza specifica e non entra nella definizione? Il proprio ha qualcosa di simile alla differenza specifica, perché il proprio anch'esso è coesteso alla definizione. Il proprio ha la stessa estensione del soggetto, così come l'insieme uomo e l'insieme razionale sono del tutto sovrapponibili, anche l'insieme uomo e l'insieme ridente, giocante e parlante sono completamente sovrapponibili, quindi il proprio è anch'esso coesteso alla definizione, però non entra nella definizione. Perché? Perché Aristotele dice che il razionale rappresenta proprio la natura, l'essenza dell'uomo. L'uomo è in ogni istante razionale, razionale è la stoffa di cui proprio l'uomo è fatto, mentre il proprio è più che altro una capacità di fare qualcosa. L'uomo è razionale geneticamente, è razionale sempre, in ogni momento della sua esistenza. Mentre invece il proprio è il fatto che l'uomo sia capace di fare qualcosa, ma non necessariamente lo fa. Il proprio è qualcosa che non caratterizza l'uomo in maniera così profonda come la differenza specifica. L'uomo è capace di ridere, ma magari possono esserci intere famiglie, villaggi o comunità di uomini che non ridono mai. L'uomo può vivere, magari ci sono uomini che non ridono mai, non sorridono mai. Così l'uomo può giocare, però può anche vivere tutta la vita senza giocare, capite? Si tratta, il proprio indica una capacità di, ma non c'è nessuna garanzia che questa capacità poi venga effettivamente espressa. Invece la differenza specifica è qualcosa che caratterizza l'uomo in maniera immediata e in maniera proprio strutturale. L'uomo è parlante, ma è perfettamente possibile che si viva senza parlare. Può darsi che ci siano gruppi umani, tribù, villaggi, etnie che non giocano mai oppure non parlano mai, o singoli individui che non lo fanno. Quindi il proprio, come la differenza specifica, è coesteso al soggetto, è coestesa alla definizione, ma non fa parte della definizione. Accidenti, abbiamo visto che cos'è. L'accidente non può far parte della definizione, perché l'accidente rispetto a uomo è bianco, nero, grasso, magro, vecchio, giovane, ateniese, spartano e così via. Accidente, mentre animale più esteso del soggetto, mentre invece la differenza specifica e il proprio sono coestesi, hanno la stessa estensione del soggetto, ovviamente l'accidente ha una estensione minore del soggetto. Se noi prendiamo l'insieme uomo, vediamo che l'accidente, per esempio ateniese, è un sottoinsieme dell'insieme uomo. Ci sono tantissimi uomini che non sono ateniesi, quindi l'accidente riguarda solo alcuni uomini e non altri. Ricordate, su un bebè cos, ciò che va insieme e non c'è necessariamente, ciò che si aggiunge, su un baino vado insieme, cioè mi aggiungo. L'accidente è qualcosa che può esserci come non può non esserci, non è necessario, quindi l'accidente ha una minore estensione rispetto al soggetto. In ogni caso la dottrina dei predicabili nei topici ci dice che la definizione, che ripeto corrisponde anche all'essenza, al totien enai e alla finalità, alla destinazione d'uso di un uomo o di un ente, è dato da questi due termini che sono sopra la linea.
questa linea divisoria, il genere prossimo e la differenza specifica, animale, razionale, l'uomo è animale razionale. Aristotele non è d'accordo con Platone che la definizione di uomo sia bipede in plume, per Aristotele animale razionale, ok? Per Aristotele le caratteristiche, le qualità dell'uomo, la razionalità sono più importanti delle specificazioni fisiche e biologiche. Invece in Platone diceva bipede in plume, fa una differenza tra l'uomo e gli altri animali più di tipo fisiologico, biologico, fisico. Invece per Aristotele la differenza è una differenza funzionale, ok? È una differenza che fa riferimento non al fisico, alla morfologia dell'uomo, alla sua forma biologica, ma a una caratteristica, cioè alla razionalità. Qui finiamo di parlare del termine, la prossima volta parleremo, la prossima lezione, della proposizione, cioè dell'unione tra più termini, dicendo alcune cose brevi, la lezione è durata moltissimo, su quello che Aristotele dice del termine. Aristotele dice altre cose del termine. Per Aristotele è fondamentale che un termine abbia sempre lo stesso significato, lo vedremo anche nel sillogismo, altrimenti tutto diventa equivoco, tutto diventa ingannevole, si sbaglia, si arriva a delle conclusioni che sono errate. Un termine deve essere usato sempre nello stesso significato, quindi bisogna stare attenti. Un termine può avere lo stesso significato sempre, significa sempre solo quella cosa, d'accordo? In questo senso Aristotele usa la parola sinonimo, ci sono dei termini sinonimi, usa il termine sinonimo in maniera diversa da come lo usiamo in italiano e in altre lingue moderne. Per lui sinonimi, attenzione, non sono due termini che hanno lo stesso significato come intendiamo noi sinonimi. Per esempio paura e terrore hanno lo stesso significato. Per lui sinonimo è un termine che ha sempre lo stesso significato. Per esempio corvo, in greco, la parola greca che corrisponde a corvo, questo è l'esempio che fa Aristotele, ha sempre lo stesso significato. Quella parola, se io pronuncio corvo, mi dà sempre solo quell'idea, mi dà sempre solo quella specie o quel genere, ok? Quindi è sinonimo. Attenzione, Aristotele usa sinonimo anche in un altro senso, un po' particolare. Sinonimo è un genere che ha al suo interno tutte quelle specie che appunto sono specie di quel genere. Per esempio, un animale l'esempio che abbiamo fatto finora, animale è sinonimo nel senso che animale comprende il corvo, ma anche l'uomo, ma anche il gatto, cioè tutte specie che sono specie dell'unico genere animale. In questo senso animale è anche sinonimo, lo so che può sembrare strano. Molto più importante dei termini sinonimi invece sono i termini equivoci, e qui è la cosa più importante. Bisogna fare attenzione ai termini equivoci. Quando usiamo un termine dobbiamo usarlo sempre con lo stesso significato, dobbiamo metterci preliminarmente d'accordo su quale significato usiamo quando il termine è equivoco. Aristotele chiama equivoci i termini, li chiama omonimi. Un termine omonimo, attenzione, è un termine che si dice o si scrive allo stesso modo ma può avere diversi significati. Per esempio il termine greco onos, in greco si scrive così, significa asino, però significa anche orcio. Sapete cos'è un orcio? Un orcio è un contenitore dalla forma panciuta, ok? Onos significa due cose, asino o orcio. Allora, per evitare problemi nella logica, nelle proposizioni, nel sillogismo, noi dobbiamo specificare qual è la definizione di orcio, di onos. Se usiamo il termine onos nel senso di asino o se usiamo il termine onos nel senso di orcio, perché onos è un termine equivoco, i termini equivoci vengono chiamati da Aristotele termini sinonimi, ok? Sono diversi, fanno riferimento a due diverse categorie, a due diverse colonne di genere e specie. Asino è il genere della specie animale, mentre orcio è un'altra cosa. Il secondo significato di onos è la specie del genere, per esempio, come lo possiamo chiamare, suppellettili.
perché i vasi sono dei suppellettili, oppure delle suppellettili, oppure del genere orcio sarebbe, può essere anche la specie del genere, non so, vasi, oppure del genere contenitori. In ogni caso, come vedete, proprio dalla relazione con il genere prossimo, asino e orcio, che sono due significati dello stesso termine onos, appartengono proprio, lo vedete, a due colonne, a due categorie, vedremo in seguito perché si chiamano categorie, diverse. Per capirlo basta vedere che il loro genere prossimo è differente. Quindi è importantissimo per Aristotele distinguere i diversi significati di un termine sinonimo oppure equivoco. Dobbiamo usare un termine sinonimo oppure equivoco soltanto in un solo significato. Quando questo termine si ripete, per esempio in un sillogismo, deve avere sempre quel significato, altrimenti la logica diventa fittizia, diventa ingannevole, diventa falsa, può dare anche a partire da premesse vere una conclusione falsa, e quindi si tratta di termini appunto che hanno lo stesso diversi significati, possono dare luogo a una logica assolutamente fallace. La lezione è durata molto a lungo, ci vediamo la prossima volta. Oggi abbiamo visto il termine e vedremo come si uniscono vari termini nella proposizione, cioè dopo la logica del termine, la logica della proposizione. Arrivederci ragazzi.